Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. L'acqua tonica. Un gusto difficile da descrivere, dolce e amaro al tempo stesso. Ma forse non sapete che nasconde una storia straordinaria. Pensate all'intera storia dell'umanità. Sovrani, guerre, crociate, invasioni, rivoluzioni e via dicendo. Qual è la più potente tra le cause di cambiamento? Quale agente ha prodotto le più drammatiche modificazioni a lungo termine sulla società umana? La risposta è le epidemie. Secondo diversi studiosi, nessun altro elemento ha avuto un impatto così profondo sulla nostra cultura, tanto che si è detto che senza la peste il progresso sociale e scientifico, così come lo conosciamo, non sarebbe stato possibile. Con ogni ondata di peste, che decimava la popolazione europea, i pochi sopravvissuti si ritrovavano molto più ricchi di prima. Così le arti e le scienze avevano modo di svilupparsi e fiorire. Ma la peste cambiò anche la storia della medicina e i suoi metodi. Il termine peste in realtà è abbastanza generico, un po' come malattia, ed è stato utilizzato storicamente per indicare diversi tipi di epidemie. E tra queste una delle peggiori che abbia mai colpito l'umanità è senz'altro la malaria. Si stima che da sola abbia ucciso più persone di tutte le altre cause di morte messe assieme. E ancora oggi 300 milioni di persone vengono colpite all'anno, l'equivalente della popolazione degli Stati Uniti. La malaria prende il nome dalla mala aria che si respirava negli acquitrini e nelle paludi che circondavano la città di Roma. Si credeva che l'odore mefitico e stagnante fosse la causa del morbo. Ai tempi della Roma medievale ogni estate riportava con sé il flagello e morivano centinaia di persone. La pestilenza colpiva senza fare distinzioni. Uccideva aristocratici, guerrieri, contadini, cardinali, perfino papi. Eppure nessuno sapeva esattamente cosa fosse né come curarla. Non c'era alcun rimedio. O meglio, un rimedio c'era, ma nessuno poteva saperlo. Si trattava della cura più segreta del mondo perché qualche divinità beffarda aveva deciso di nasconderla in una terra che non era ancora stata scoperta. Una terra i cui nativi stessi non potevano sapere che quello fosse un rimedio perché non conoscevano la malaria. La soluzione alle terribili febbri di palude che devastavano l'Europa era nascosta nel folto della giungla peruviana. Qui entrano in gioco i Gesuiti. La loro prima missione in Perù fu fondata nel 1609. I Gesuiti non potevano esercitare la medicina. Le istruzioni lasciate dal fondatore dell'ordine, Sant'Ignazio di Loyola, proibivano loro di diventare dottori, poiché dovevano concentrarsi unicamente sulle anime degli uomini. A dispetto del divieto di praticare la medicina, i preti gesuiti spesso rivolsero la loro attenzione allo studio delle piante. Padre Agostino Salumbrino, uno dei primi missionari gesuiti in Perù, era esperto di erboristeria e all'inizio del Seicento fondò a Lima la più grande farmacia di tutto il Nuovo Mondo. I gesuiti erano molto interessati ai guaritori nativi che ovviamente conoscevano ogni sorta di rimedio naturale. Salumbrino e gli altri missionari cominciarono ad annotare tutta questa conoscenza, raccogliendo piante ed erbe mai viste prima di allora e registrandone tutti gli effetti. Ed è a questo punto che si accorsero che alcuni indigeni delle Ande talvolta bevevano un estratto di corteccia per calmare i brividi o le convulsioni. I gesuiti fecero 2+2 e si resero conto che forse quella corteccia poteva essere utile per il trattamento delle febbri di palude. Nel 1630 padre Salumbrino decise di spedire a Roma un piccolo quantitativo di questa corteccia per vedere se potesse essere d'aiuto contro la malaria.
A Roma all'epoca viveva un altro personaggio lungimirante e dalla visione straordinariamente moderna, il cardinale Juan de Lugo, direttore della farmacia dell'ospedale Santo Spirito. Da bottega artigianale l'aveva trasformata in un'officina galenica all'avanguardia dal punto di vista scientifico e perfino etico, visto che ai poveri i medicinali erano distribuiti gratuitamente. Quando la corteccia peruviana arrivò a Roma, De Lugo comprese subito il suo potenziale e decise di pubblicizzare la medicina il più possibile. Si trattava del primo rimedio che funzionasse veramente contro le febbri. La corteccia dell'albero cinciona contiene 4 differenti alcaloidi attivi contro il parassita della malaria, il più importante dei quali è il chinino, che oltre a calmare la febbre è in grado di uccidere il parassita. Ma non tutti erano felici dell'arrivo di questa nuova miracolosa polvere peruviana. Prima di tutto era stata scoperta dai gesuiti. Di conseguenza, tutti i protestanti immediatamente rifiutarono di assumere la medicina. Non potevano accettare che la cura per la più antica e mortale delle malattie fosse arrivata dai loro rivali religiosi. Così in Olanda, Germania e Inghilterra la cura fu quasi unanimemente rifiutata. In secondo luogo, la corteccia era amarissima. Lo sapevamo, quei gesuiti stanno cercando di avvelenarci. Il rifiuto più feroce arrivò paradossalmente proprio dal mondo della medicina. In effetti, i dottori all'epoca utilizzavano ancora dei procedimenti che spesso sconfinavano nella magia e che si basavano ancora su teorie medievali. Per esempio, si cercava di trasferire la malattia su un oggetto, su un animale. Si faceva entrare una pecora nella camera da letto dell'ammalato e si salmodiavano canti e preghiere per trasferire il morbo sull'animale. E, a parte le preghiere, le uniche vere cure erano i salassi o le purghe. Quindi ai tradizionalisti sembrava che la radice di cinciona smentisse tutta la loro visione del corpo umano, le teorie degli umori di Galeno, ma anche l'idea che la febbre nascesse dalla fermentazione del sangue e via dicendo. Eppure, anche se nessuno voleva ammetterlo, la nuova cura funzionava. Un grande contributo per il successo della corteccia dei gesuiti venne da un certo Robert Talbot. Talbot era soltanto un ciarlatano, ma era riuscito a diventare piuttosto famoso e quando venne chiamato a curare il re Carlo II d'Inghilterra dalla malaria, egli usò un rimedio segreto che stava sperimentando da tempo. Funzionò e ovviamente si scoprì che si trattava della polvere dei gesuiti sciolta nel vino. Senza rendersene conto, Talbot aveva scoperto il modo perfetto per somministrare la corteccia di cincione. Era proprio il vino a rendere l'emulsione efficace, perché gli alcaloidi contenuti nella pianta sono altamente solubili in alcol. Un altro colpo di fortuna nella lotta alla malaria. Nel 1820 due scienziati, Pelletier e Caventou, isolarono il principio attivo e lo chiamarono chinino dal nome originale della pianta china china, la corteccia delle cortecce. Per più di un secolo inglesi, olandesi e spagnoli combatterono delle vere e proprie guerre per il controllo delle piantagioni e delle scorte di chinino. E le ultime battaglie risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, quando infine venne sviluppata una versione sintetica del farmaco. Nel 1870 venne commercializzata la prima vera e propria acqua tonica, l'acqua tonica indiana di Schweppes, pensata appositamente per i coloni inglesi che cominciavano ogni giornata con una forte dose di solfato di chinino. Conteneva già il limone per dissolvere gli alcaloidi e un pizzico di zucchero. Gli storici ignorano però chi fu tra i soldati inglesi di stanza in India quello spirito illuminato che decise di aggiungerci un po' di gin, inventando così il gin tonic. La prossima volta che sorseggiate un bicchiere di acqua tonica e assaporate l'amaro del chinino, pensate a quanto possa essere strana la storia, in cui una semplice corteccia di un albero proveniente da oltreoceano può rivelarsi più importante per l'umanità di tutti i sovrani, le crociate e le guerre. Ivan, oggi hai portato un oggetto molto particolare, vedo delle ciocche di capelli, una fotografia. Di cosa si tratta? Sì, guarda, questo è una sorta di altarino domestico per una ragazza morta di tisi a 16 anni nel 1906, si chiama Maria. Sappiamo queste cose perché sono scritte a penna sul retro.
C'è una ciocca di suoi capelli, c'è una fotografia post mortem. Oggi ci può sembrare un po' macabra come cosa tenere una foto di un parente morto in salotto, ma molto spesso all'epoca si trattava magari dell'unica foto che c'era di quella persona, perché le foto chiaramente erano costose. Oltre ad essere, secondo me, un oggetto molto commovente, non solo per la vicenda umana, ma anche per l'affetto che dimostra nella sua composizione, nella costruzione. Questi manufatti mi interessano moltissimo dal punto di vista antropologico, perché dimostrano come è cambiato il rapporto con la morte attraverso il tempo. Oggi, appunto, dicevo, potrebbe sembrarci un po' di cattivo gusto anche semplicemente fotografare un morto, però in realtà, se ci pensi, abbiamo fin dalle mummie degli antichi egizi e poi i busti in marmo, piuttosto che i calchi in gesso, piuttosto che i ritratti, si è sempre cercato di fissare l'immagine della persona, di eternarla in qualche modo e di sottrarla all'impermanenza. E appena è nata la fotografia, fin dall'inizio, uno dei primi utilizzi che ne è stato fatto è stato proprio questo, cercare di immortalare in qualche modo le persone che erano appena decedute. Questo è un particolare esempio perché abbiamo anche un esempio di ciocca di capelli, esatto, e quindi qualcosa anche di fisico che ci lega alla persona scomparsa. Il deserto non è così silenzioso come ci si potrebbe immaginare. Già Marco Polo, a proposito del deserto di Lop, in Cina, scriveva che è un fatto assodato e riconosciuto che questo deserto ospiti molte presenze maligne che spingono i viaggiatori alla distruzione con le illusioni più straordinarie. Questi spiriti, a volte, riempiono l'aria con i suoni di ogni tipo di strumento musicale e anche di tamburi e il fragore delle armi. In effetti, nel deserto capita che le dune producano una specie di canto. Esiste anche un nome arabo per questo fenomeno naturale, Zaek al-Ram, la sabbia urlante. Il suono emesso è basso e costante, simile a quello di un aeroplano che vola a bassa quota, ma talvolta si presenta violento, improvviso come un colpo di cannone. Questo tipo di rumore può essere provocato camminando proprio sulla cresta di una duna e aumenta di intensità ad ogni passo. Secondo gli scienziati è il risultato dello slittamento di uno strato di sabbia sull'altro che fa vibrare le particelle all'unisono. Siete curiosi di sentire la musica della sabbia urlante? Eccola. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto non perdetevi la prossima.